Oggi introduciamo velocemente Ironfur, l'ex plugin che adesso è interno a Studio Max, che serve per emulare i peli, i capelli e perché no, anche altre cose quali l'erba. Ho caricato questo Toids, seleziono la testa, da qui vado a cercare Ironfur, eccolo qui. Si apre questo rollout, già questo dovrebbe mettere in difficoltà le macchine meno potenti. Questo è un comando che è meglio usare con le molle in quanto richiede veramente tanta memoria. Selezioniamo la parte dove ci interessa che ci siano i capelli, in questo caso questa, togliamogli degli occhi, togliamo la parte di dietro della testa, versione un pochino punk, ecco qui, lasciamo un po' di barba sotto magari e clicchiamo su Update Selection, ecco qui. Di comandi logicamente ce ne sono tantissimi, oggi ci limitiamo a vedere i principali. Ok. Tra le cose importanti da vedere c'è questa, innanzitutto quanti sono i capelli, in questo caso sono 150.000, se avete una macchina potente potete divertirvi a aumentarli. Poi c'è il numero di segmenti che hanno questi capelli, che ha senso soltanto se sono molto definiti, e così anche il numero di hair passes e gli altri. Per quanto riguarda le cose più immediate, uno sicuramente è il colore, dove possiamo distinguere tra il capello, per esempio in questo caso potrebbe essere marrone scuro, e la radice, che in questo caso potrebbe essere bianca. All'interno possiamo scegliere dei mutanti, cioè dei peli che hanno dei colori diversi, potrebbe essere per esempio biondi, quindi sul giallo, ecco qua, magari un giallo nemmeno troppo attivo, eccolo qua, e metterne una certa percentuale, che potrebbe essere per esempio il 4% rispetto a tutti quanti i capelli. Quando siamo pronti renderizziamo. C'è da tener conto che vengono renderizzate soltanto le viste prospettiche, oppure quelle che hanno la camera, quindi quelle ortogonali no. Non è un processo velocissimo, logicamente dipende dalla potenzialità della vostra macchina, però per primo la macchina renderizzerà l'oggetto senza i peli e i capelli che gli abbiamo aggiunto, dopodiché in un secondo momento, e potrete già notare le zone che sono interessate dal fenomeno, in un secondo momento comparirà senza, ecco qui, come dicevo è un processo che già con 300.000 comincia a diventare oneroso, quindi prendetelo con le molle, eccolo qui. Naturalmente questi capelli possono essere gestiti, lo vedremo in un secondo tempo, però per esempio una cosa importante per adesso è giocare per esempio un pochino col fizz. Ci sono i parametri che regolano come questi capelli sono disposti. Ecco qui, per esempio. Ecco qua. Questa è una frequenza che funziona in maniera più o meno sinusoidale, quindi potete giocarci abbastanza. Ecco qui, andiamo un po' così. C'è anche un po' il fizz della radice. Per esempio 50 qui. Ecco qua. Più naturalmente aumentate, più il capello tende a arricciarsi verso l'interno e comincia a dare risultati interessanti. Andiamo un attimo.
Comunque sono tutte cose che poi vedremo andando avanti. Con la luce le cose diventano molto più interessanti, naturalmente anche più onerose a livello di tempo di rendering. Naturalmente anche ai capelli possiamo assegnare un materiale, possiamo veramente disporne come vogliamo. Il comando, seppure non è propriamente intuitivo, è fatto abbastanza bene rispetto ad altri comandi specifici che invece vi portano dietro a lungaggini infinite. È anche possibile dare delle linee guida, questo lo vedremo in un prossimo tutorial molto presto, di come vogliamo che i capelli si sviluppino, perché così logicamente il controllo è minimo. Questa è soltanto una ricopertura più o meno casuale. C'entra poi molto anche l'inquadratura rispetto all'effetto che volete ottenere. Ecco qua, come vedete, per ottenere un effetto accettabile bastano già pochi parametri e un minimo di calcolo.